Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare della fase di mezzo quando si cerca di far crescere i capelli più lunghi, quella fase di mezzo che tutti odiano, in cui non sono né lunghi né corti e quindi non stanno su, non stanno giù, non stanno come piacciono ed è il motivo per cui tante persone non si fanno crescere i capelli lunghi. Ho fatto già dei video in cui parlo su come far crescere i capelli più velocemente, ve li linko in descrizione, su come anche trattare i propri capelli o avere i capelli più mossi, eccetera, eccetera, e anche la mia routine. Ma un commento che ricevo quasi sempre è sul fatto di Marco, quanto ci hai messo a far crescere i capelli così? Oppure ricevo commenti o messaggi su Instagram di ragazzi che mi dicono sì, ma Marco, come hai fatto a passare quella fase di mezzo? Oppure ragazzi, ma anche gente attorno a me, lo vedo tantissimo, di persone che vorrebbero i capelli lunghi ma o non riescono oppure ci provano. Mio fratello ne è l'esempio concreto, è 10 anni che mi dice che vuole i capelli più lunghi, ha sempre i capelli corti, non perché non riesce ma perché gli crescono e appena arrivano un pelino lunghi tutti attorno a lui gli dicono ma tagliali, ma guarda sei fuori taglio, lui si guarda, non si piace, iniziano a dargli fastidio e quindi li taglia. Quindi diciamo nessuno riesce a avere i capelli lunghi o poche persone perché sono abituati ad avere i capelli corti e quindi non riescono a passare questa fase di mezzo, quindi voglio parlarne e darvi qualche consiglio. Allora, la prima cosa che vi do come consiglio ovviamente è non tagliarli più corti, quindi cercare di resistere alla tentazione di tagliare i capelli, ma andare a sistemarli ogni tanto, quello sì, tagliare le punte, quindi andare dal parrucchiere ogni tanto, una volta ogni mese, 2 mesi, 3 mesi, quanto si vuole, per sistemare le punte dei capelli è una cosa che in realtà aiuta e stimola la crescita, perché sennò rimangono punte brutte, i capelli fanno schifo e in più fanno anche fatica a crescere. Quindi tagliare le punte, le ultime punte, in realtà è qualcosa che può essere utile. Secondo consiglio, quando poi vai dal parrucchiere per farti sistemare, digli guarda, questo è il mio obiettivo, gli fai vedere una foto del taglio di capelli che vuoi avere o semplicemente gli dici guarda, io, indipendentemente da come li ho adesso, li voglio avere lunghi, quindi cerca di farmi un taglio preparatorio, un taglio perché così poi quando crescono iniziano a starmi bene, quindi ovviamente perché la maggior parte delle persone non riesce ad avere una fase di mezzo, perché magari hanno, non so, hanno sempre avuto i capelli corti o la cresta o il classico taglio adesso che arriva così alla TikToker e quindi poi li fa crescere un po' di più e iniziano a stargli male o iniziano a dire no, non mi piacciono o mi danno fastidio. Ci credo perché qui sei rasato e qua li hai lunghissimi oppure perché qua li hai così, qua così, hai un taglio corto e quindi è normale che quando un taglio corto cresce diventa un taglio brutto. Se tu avessi i capelli tagliati in modo da essere un taglio lungo, o comunque medio-lungo, ovviamente all'inizio sono un po' più bruttini, però più crescono e più iniziano ad avere senso. Un altro consiglio di cui parlo sempre che vi posso dare è di non stressare i capelli, di trattarli bene. Ho fatto anche un link, lo metto in descrizione, ve lo lascio qui se volete dargli un'occhiata su come trattare bene i propri capelli, anche consigli per tenerli bene. Quindi cercare di usare il phon il meno possibile, cercare di avere una routine corretta. Ci sono degli integratori naturali che possono aiutare, un multivitaminico, un omega 3, ci sono anche delle diete che possono aiutare, comunque avere una dieta sana, non mangiare troppe cavolate, allenarsi, sono tutte cose che aiutano, stare ogni tanto al sole per riparare i propri capelli, cercare di legarli il meno possibile. Io vedo persone con i capelli corti che si fanno un codino, sono qua tutti rasati e si tengono tutto il giorno questi capelli tiratissimi o pieni di prodotti, pieni di gel, pieni di solfati e cose chimiche nei capelli che ovviamente li distruggono. Cercate di stressarli il meno possibile. Anche per quanto riguarda le tinte, ci sta a tingerli, al giorno d'oggi ci sono tinte che non fanno troppo male, però è sempre meglio tenerli, secondo me, un po' più naturali o almeno il più naturali possibili. Quindi usare, ed è questo un altro consiglio, anche i prodotti giusti, imparare ad utilizzare i prodotti giusti. Vuol dire, io ad esempio preferisco, ho fatto varie ricerche, preferisco per il mio capello utilizzare dei prodotti naturali, quindi ho fatto dei vari tentativi, varie cose, ho trovato che i prodotti della Shea Moisture al momento, ottobre 2021, sono quelli che mi piacciono di più, sono quelli più naturali, che fanno meglio al mio capello, li ho appena lavati e mi sembra che il riccio vada bene, siano belli sani, li tocco e sono profumati, li tocco e li sento morbidi e comunque mi rimangono per lungo tempo, quindi utilizzare i prodotti giusti per il proprio tipo di capello è una cosa che anche aiuta molto. Fate delle ricerche, fate tentativi e cercate di utilizzare almeno uno shampoo,
un balsamo e una maschera almeno una volta a settimana. E pettinate i capelli soprattutto e quasi solo quando siete in doccia con un prodotto sopra, quindi con un balsamo sopra. E i prodotti, ragazzi, mi raccomando, tutti i prodotti sulle punte, tranne lo shampoo che va massaggiato bene lo scalpo. Quindi imparate anche ad avere una routine, a trattare bene i propri capelli, i vostri capelli. Comunque ho sempre fatto già altri video su questi argomenti. Quindi poi anche tenerli bene, cercare di fare meno docce, utilizzare meno prodotti di styling, tenerli meno stressati possibili. Anche ad esempio utilizzare una federa in seta è qualcosa che può aiutare, ci sono varie cose che aiutano. Bere tanta acqua. Un'altra cosa è abituarsi ad averli più liberi, quindi mi raccomando ragazzi, è normale che quando crescono vi possano, soprattutto quando sono un po' più corti, quindi in questa fase di mezzo, tanti ragazzi mi dicono hanno avuto i capelli corti fin qua, gli arrivano qui e iniziano a andarli nell'occhio, a andarli qua, a andarli su, a andarli nell'orecchio e inizia a dargli fastidio. È normale, è normalissimo, è una cosa a cui ci si deve abituare se si vuole avere i capelli più lunghi e in più ci sono metodi per sistemarli, insomma anche quando già vai a fare un taglio per capelli lunghi vengono di solito portati un po' più indietro per liberare la faccia, quindi è qualcosa a cui ci si abitua nel tempo. Ovviamente avere i capelli più corti è più comodo, però avere i capelli più lunghi secondo me dà più creatività e più modo di esprimersi dal punto di vista dei capelli, nel senso che uno dopo può raccoglierli, può fare quello che vuole, può tenerli su, può tenerli giù. E in più vi possono anche dare fastidio semplicemente perché è proprio una fase di mezzo. In realtà più sono lunghi e più, non dico che sono facili da tenere, perché non è vero che sono facilissimi, però in realtà mi ricordo che io quando avevo i capelli di mezzo, perché c'era un periodo, in realtà li ho sempre avuti mezzi lunghi, medio lunghi, ma c'erano magari momenti nella mia vita in cui li ho tagliati un pelino più corti, tipo altezza qui, più o meno, e erano molto più difficili da tenere confronto a quando li ho come adesso. Io adesso mi alzo e sono a posto, non ci faccio niente per giorni, faccio 2 docce a settimana in cui ok ci metto mezz'ora, 45 minuti, un'ora a fare la doccia ai capelli, parlo, non la doccia al corpo, 2 docce ai capelli a settimana, però poi sono così, non devo fare niente, non li asciugo, semplicemente uso, come vi faccio vedere già, vari metodi di asciugatura più naturali. Sono così e basta, non ci faccio più niente e quindi in realtà da tenere sono più facili, li porto indietro, quando mi alleno li lego, quando devo correre li lego, quando sono al lavoro li tengo così oppure li lego in base a come serve, quindi quando dormo li tiro su in modo che non si spezzano, cercando di tenerli comunque molto morbidi. Quindi in realtà è la fase di mezzo che c'è il ciuffo che non va, devi sistemarlo, c'è questa parte che è brutta quindi devi mettere indietro, altre cose. Quando sono così lunghi sono tra virgolette sempre disordinati o ordinati e quindi sono sempre nella loro forma migliore. Basta tenerli nel modo corretto. Gli ultimi 2 consigli: usare metodi per farli crescere più velocemente, e su questo vi linko in descrizione il mio video, che tra l'altro è uno dei miei video andati meglio in assoluto. Quindi ovviamente per rendere questa fase di mezzo più veloce, il più veloce possibile, cercare di utilizzare metodi per fare crescere di più i capelli, come l'olio di ricino ad esempio può aiutare, la dieta corretta, tenere bene i capelli, e anche qualche doccia fredda ogni tanto può aiutare. E l'ultimo consiglio ragazzi è semplicemente avere pazienza. Mi raccomando, non è una corsa, non è una gara, godetevi i vostri capelli ogni momento, che siano qua, che siano qua, che siano qua o che siano qua. Godeteveli in ogni momento, cercate, c'è sempre un modo, guardate anche su internet, per metterli in modo che siano decenti, belli o comunque tenerli nel modo corretto indipendentemente dalla loro lunghezza. Quindi cercate di apprezzarli e di avere pazienza, perché vedrete che poi ne varrà la pena. E quando li avrete abbastanza lunghi, poi vedrete che sarete contenti, potete farne quello che volete, o almeno provate. Perché tante persone mi chiedono, mi dicono vorrei anch'io averli così, ma non ho la pazienza, non ho il tempo, non ho voglia. Provate e poi vediamo com'è. Mal che vada, tagliarli non ci vuole proprio niente. E mi raccomando, non fatevi abbindolare da tutte le persone attorno a voi che iniziano a dirvi ma ti stanno male, oddio guarda però stai male, sei fuori taglio, oddio ma quando è che vai a tagliarti i capelli? Perché la prima cosa che ti diranno le persone quando vedranno che inizi a far crescere i capelli, le persone che hai attorno più spesso, perché sono quelle che ti hanno sempre visto coi capelli corti, quindi per loro non è normale vederti così, inizieranno subito a dirti oddio ma quando è che vai a tagliarti i capelli? Quindi cerca di chiudere le orecchie da questa cosa, digli sto cercando di farli crescere, al momento sono così, è normale, è una fase di mezzo, pian piano cresceranno come li voglio. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento mi piace, ditemi che cosa ne pensate anche qua nei commenti, se avete qualsiasi dubbio scrivetemi su Instagram e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!